Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare e configurare gli ESC AM32. Per questo tutorial userò un 4-in-1 SkyStars AM60, ma il procedimento è uguale per tutti gli altri ESC che usano questo firmware. Per il setup degli ESC usiamo il metodo del Betaflight Pass-Through, sarà quindi necessario procedere con il collegamento ad un flight controller Betaflight. Se avete un ESC con firmware AM32 quindi potete creare senza problemi la build e procedere all'aggiornamento firmware quando avete completato il vostro drone. Per la configurazione degli ESC è necessario collegare la batteria LiPo, per questo motivo se li avete inseriti in un modello pronto è necessario rimuovere le eliche, perché i motori potrebbero avviarsi alla massima potenza e senza preavviso. Molto bene, gli ESC sono alimentati e collegati al flight controller, non mi rimane che collegare il cavo USB e avviare il configuratore. Ed eccoci qui nel configuratore, tutte le impostazioni andranno fatte online via browser partendo da questo sito web am32.ca, vi lascio il link in descrizione. Per configurare gli ESC è necessario un browser che supporti la funzionalità Web Serial, io uso Microsoft Edge che è pienamente compatibile. Nella home abbiamo l'elenco di alcune caratteristiche del firmware AM32, come la compatibilità con D-Shot 300 e 600, il bidirectional D-Shot per gli RPM filter su Betaflight e la frequenza PWM variabile. A questo punto possiamo cliccare sul tab configuratore. Qui scegliamo la porta del nostro ESC. Ora facciamo connetti. Poi ancora connetti, quindi read per leggere le impostazioni. Iniziamo con l'aggiornamento firmware, come vedete qui abbiamo queste schede con tutte le informazioni degli ESC, sia per quanto riguarda bootloader ed MCU, sia per quanto riguarda la versione firmware. Queste informazioni risultano molto utili perché il sistema al momento ha qualche problema con l'autodetect e ha difficoltà a riconoscere il target giusto. Eventualmente prendete nota della versione firmware installata sui vostri ESC, nel mio caso AM60V2 F421. Come vedete qui abbiamo versione 2.08 su ogni ESC, ma al momento è disponibile una versione più aggiornata. Quindi clicchiamo su Flash Firmware. A questo punto si aprirà questa schermata, ma il sistema non trova il mio ESC. Dovrò quindi spuntare Ignora il layout MCU. Se spuntate questa opzione state attenti ad installare il firmware giusto, perché se sbagliate andrete a briccare il vostro ESC. Quindi clicco su Not Found e nella ricerca digito il target del mio ESC, inserendo l'esatto nome che riporta alla pagina precedente, come abbiamo detto AM60V2 F421. Ok, ha trovato il file giusto, quindi ci clicco sopra. Adesso scelgo gli ESC da flashare, di solito tutti e 4. Per finire faccio Start Flash. Ok, l'aggiornamento firmware è partito, di solito ci impiega 1 minuto e mezzo, 2 minuti, io velocizzo un po' il video. Perfetto, aggiornamento completato. Ora possiamo dare uno sguardo alla pagina configurazione. Nel caso dobbiamo invertire il senso di rotazione di un motore, spuntiamo Reversed. Se abbiamo creato un modello che vola in 3D, spuntiamo questa opzione su tutti e 4 gli ESC. Per quanto riguarda la configurazione degli ESC, è importante settare i KV e il numero dei poli motore. Per i KV sarà sufficiente inserire quanto riportato nel motore stesso, mentre per i poli motore dobbiamo inserire il numero dei magneti presenti nella campana. Mi raccomando, fate attenzione a non confondere il numero dei magneti con lo statore, quello che dovete contare sono le piccole calamite incollate alla campana. Per motori da 5 pollici di solito sono 14, per motori da 3 pollici o più piccoli di solito sono 12. Se avete dei dubbi semplicemente contate i magneti, è molto facile. Ritornando alla configurazione, per quanto riguarda la frequenza PWM possiamo decidere su quale intervallo farla lavorare. Questo dipende dal vostro setup di ESC e motori e per trovare un valore corretto bisognerebbe fare qualche prova sul campo. Di solito 24-48 kHz è un valore che si adatta un po' a tutto, se non volete fare troppe prove potete lasciare questo intervallo.
In alternativa è possibile disabilitare la frequenza PWM variabile ed inserire un valore fisso. Anche qui bisognerebbe fare qualche prova per trovare il valore più adatto. Quando facciamo delle modifiche, come vedete, i riquadri degli ESC diventano rossi. Sarà quindi necessario cliccare Save per salvare le modifiche effettuate. Il resto delle impostazioni potete lasciarle anche come sono, cambiatele solo se effettivamente sapete quello che state facendo. Molto bene, a questo punto abbiamo finito, gli ESC sono aggiornati e abbiamo visto le prime configurazioni da fare, quindi per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.